Thank you very much for having me. I apologize for having to speak through translation. I'll try to be clear and short. I should probably speak for a little bit and then hand it over. I will translate, okay. Diceva grazie per avermi dato la possibilità di essere qui e mi scuso per dover parlare con traduzione e cercherò di essere breve e chiaro. Io faccio sempre il microfono perché io So first, to speak about the genealogy of the Occupy Wall Street movement. And I think it's important because generally people, when they talk about the history of Occupy Wall Street, focus on the initial call from Adbusters magazine and then David Graeber's intervention as an anarchist to suggest organizing a general assembly in Liberty Plaza or Ducati. But the history, the genealogy goes beyond that. Okay. È importante parlare della genealogia del movimento Occupy perché generalmente l'idea che passa è quella della convocazione lanciata dalla rivista di movimento Adbuster, una rivista canadese, e poi ripresa da David Graeber, che è questo attivista di movimento studioso che ha convocato un'assemblea a Wall Street. Ma in realtà la genealogia del movimento va ben oltre questi due momenti. Two important events that preceded Wall Street. One is the occupation of the Capitol in Madison, Wisconsin, in response to a law which was passed by the governor, proposed by the governor, to curtail radically the salaries and the organizational powers of the public unions of teachers. Ci sono almeno due eventi che vanno ricordati. Il primo è l'occupazione del municipio di Madison nel Wisconsin per protestare contro i tagli che venivano mossi dal governatore conservatore di quello stato, soprattutto riguardo la scuola, l'università e il settore della formazione. But perhaps less well known are a series of occupations that began in the fall of 2010 throughout the University of California system at Berkeley, Santa Cruz, and Davis that were responses to a massive tuition increase of 32%. And these are important occupations because not only do they have the tactic of occupation, but this is where you first heard the slogan, occupy everything, demand nothing, in which the occupation itself was seen as an alternative form of political organization and not simply as a way to articulate a set of demands to a political structure. Il secondo momento, forse meno conosciuto, è una serie di occupazioni che nel corso del 2010 hanno interessato soprattutto le università della California, UK, Berkeley e Davis, l'altra università della California, che protestavano contro il massiccio aumento delle tasse delle tasse universitarie. La cosa interessante è che si parlava per la prima volta di occupazione, ma non semplicemente come tattica di occupare, ma come immediatamente una prospettiva politica, perché proprio da quelle occupazioni che lo slogan Occupy everything, demand nothing, cioè occupare tutto, non abbiamo nessuna domanda, è stato in qualche modo coniato. And when discussing the history, it's also important to recognize that all this happened in the wake of two events at a level of electoral politics, the one being the election of Barack Obama, which many people, especially young people, college students, saw as a possibility for change, hope and change. And then secondly, the decision by the US Supreme Court to drastically expand the role of money in politics in the Citizens United decision. Ci sono anche due momenti che riguardano il momento, due questioni
non so come dire, sì, altre due questioni possono essere rimandate al momento elettorale, cioè quando c'è stata quella grande mobilitazione che ha sostenuto la candidatura di Barack Obama alla Casa Bianca, che ha visto una grandissima mobilitazione e partecipazione nella campagna elettorale soprattutto da parte degli studenti universitari, che aggiungo io è una cosa assolutamente nuova nel contesto americano. E l'altra invece è stata, diciamo, proprio la politica di Obama nel sostenere le banche, che ha in qualche modo quindi togliere soldi alla dimensione sociale, ai cittadini per sostenere le banche, che ha in qualche modo sostenuto poi quello che è stato il movimento Occupy. So these various different sources define a very heterogeneous movement, and I want to talk about some of the tensions within Occupy Wall Street by talking about its slogan, "We are the 99%", and the different understandings of the relationship between capitalism and politics that are understood in relationship to that slogan. Okay. Queste diverse fonti ci parlano della eterogeneità del movimento, e allora vorrei discutere delle tensioni interne a quella che è stata la composizione del movimento del 99%, and after you say that the composition of the 99% and what you say, what you ask, l'ho perso. Different understanding of capitalism. Oh, ok, è la differente comprensione del capitalismo che attraversano la dimensione del 99%. So, on one level, okay, sorry. On one level, the "We are the 99% is a populist slogan, which takes advantage of a strong tradition in the U.S. of majority rule, in which a 99% of anything should have dominant voice in that thing. So the idea of an excluded 99% goes against a long-standing idea of majority rule. Okay, I mean, it's too much work for me. So, no. Ok, are you ready? No, io ci provo. Era praticamente quello che lui voleva sottolineare, è che lo slogan "Noi siamo il 99% è comunque uno slogan molto forte che ha colpito molto all'interno degli Stati Uniti e che è stato capace di rendere il movimento coeso. You said, sorry, because it has strong, because it has a strong history inside A strong history of the ideal of majority rule. So the 99%. Perché dentro gli Stati Uniti c'è sempre stata una grande storia, no, di quella che è l'importanza della maggioranza. Per questo riprendere il concetto "siamo il 99% a sottolineare quindi quella che è una forte maggioranza. So there is a populist dimension of Occupy Wall Street, in which there is an ideal of a 99% who should be running the country, who should be the democratic voice. They are excluded. There is a 1% that is instead the dominant voice in politics, and this. Allora, lo slogan 99% e quindi va a sottolineare che cosa in pratica il 99% dovrebbe essere la parte democratica del paese, quindi riesce ad attraversare tutto il paese e andare contro a quell'unico 1% che, anche se continua a detenere il potere politico, ha comunque contro il 99% della democrazia. So this populist dimension generally focuses on certain ways in which economic power, wealth, becomes political power through massive donations to politicians, through the power of lobbyists, and the general idea is that if we could somehow break these passages through which money becomes political power, everything would be okay. Ok, praticamente questa dimensione popolare dovrebbe servire in modo da rompere, no? Quella concezione in base al quale il denaro penetra all'interno della politica e la domina.
But there's another aspect of this. If you look at one of the important organizing structures of Occupy Wall Street was the We Are the 99% website, in which people presented themselves as part of this excluded 99%. Un altro aspetto molto importante è stata la costruzione del website Noi siamo il 99%, in cui le persone si presentavano come appunto parte di questo 99%. And these pictures and testimonies did not focus on the role of lobbyists in Washington or the role of money in political power. They focused primarily on a few things, first of which was debt. E queste testimonianze non si focalizzavano sul ruolo delle lobbies, ma piuttosto sul ruolo del debito. Debt in terms of student debt, debt to pursue education at a university, debt in terms of housing debt, in terms of mortgages, or debt in terms of debt incurred to pay medical expenses that were beyond what private insurers would pay for. Quindi questo debito era il debito degli studenti, il debito dell'educazione, il debito ad esempio per i mutui, oppure ancora un debito che le persone erano costrette a contrarre per poter pagare quelle che sono le spese mediche. And so this is another understanding of the relationship between capitalism and politics. These people were not upset that capitalism was influencing representational politics, the politics of presidents and Congress, but they were primarily upset that capitalism had so penetrated their lives that they could not imagine a future in which they could do what they wanted to do, live how they wanted to live. Ok, l'aspetto importante da sottolineare è che queste persone vedevano il capitalismo, cioè quello a cui andavano contro non era il fatto che il capitalismo stesse penetrando e comandando tutta la sfera politica, ma più che altro che penetrasse all'interno delle loro vite, non permettendogli più di poterle svolgerle come sempre, normalmente, quindi che andasse ad intaccare tutti i livelli, a partire appunto dalle spese mediche, l'educazione e così via. So these are two very different understandings of the relationship between the 99% and the 1%. In one, the 1% is sort of this anomaly that is running the country and could be dispensed with. In the other, the 1% financial capital banks, etc., are actively exploiting all of life through debt and loans and so on. Quindi questo 99% rappresentava tutti coloro che stavano cercando di attraversare il paese e di lottare appunto contro questo 1% che invece è rappresentato dalle finanziarie o dalle banche che stavano penetrano all'interno della loro vita attraverso appunto la creazione di debiti su qualsiasi aspetto, insomma. Quindi. And this contradiction was really never resolved in the sense that in Occupy Wall Street, in the various occupations around the country, there's two different perspectives. One, populist and reformist, wanting to limit the influence of money on political power, and the other, more radical, suggesting a fundamental need for a transformation of capitalist role over all of social reproduction. They never really divided, split, or the contradiction never really came to the front. Allora, la contraddizione tra questo appunto, tra l'1%, no, radicale che the contradiction no, sorry, because I think that the contradiction that he was talking about is la contraddizione di cui sta parlando è da una parte di questa lettura un po' populista del 99%, che appunto come già si diceva si diceva prima che si fa carico della questione del governo, della democrazia eccetera eccetera, e dall'altra parte all'interno del 99% un'altra componente. Quindi dentro questa contraddizione chi invece si mette a critica profondamente la questione delle banche, fa un discorso più radicale che riguarda direttamente la vita dei soggetti e delle persone.
And this can be seen in the way in which there were two different understandings of what the occupations themselves were doing. E questo mostra perché ci sono due diverse modalità di comprendere che cos'è l'occupazione e come può funzionare, come deve funzionare. For some, the occupations were primarily symbolic. Per alcuni l'occupazione era principalmente simbolica. They brought attention to the issues of inequality in American society. E portavano l'attenzione sulle ineguaglianze all'interno della società americana. Issues which would be picked up by politicians, media, etc. for some kind of reform. E questa è, diciamo, la dimensione che è stata ripresa dai politici e dai media in una prospettiva riformista. For others, the occupations were immediately materially political. Per altri l'occupazione era immediatamente materiale e politica. In that they were instances of another way of living. E loro lavoravano su istanze che riguardavano un altro modo di vivere. Based on fundamentally different values of cooperation and mutual respect rather than exploitation. Basate su questioni fondamentalmente diverse, quindi sulla cooperazione piuttosto che sullo sfruttamento. And the tension between these two understandings of the occupation E la tensione tra queste due diverse comprensioni delle occupazioni could be seen when the occupations themselves were shut down or being shut down. può essere vista nel momento in cui questa tensione può essere vista nel momento in cui il movimento si è trovato di fronte alla fine delle occupazioni, la chiusura delle occupazioni. For some, the question was how best to deal with being shut down at the level of symbolism. Per alcuni la questione era come può giocare, come meglio può giocare la fine delle occupazioni in termini simbolici. So they would suggest cleaning up the park to show how they were good participants in civil society. Per esempio loro avevano proposto di lasciare tutto il parco pulito come manifestazione di essere dei buoni cittadini, di far parte della buona società civile. And for others, the occupations had to be extended. E per altri l'occupazione doveva essere estesa. If they couldn't hold the parks, or if the weather made holding the parks too difficult, then the question was to find spaces that were shuttered or empty and occupy those spaces. E quindi al di là della questione del parco, la questione diventava trovare degli altri spazi vuoti da occupare per portare avanti il progetto. And there's another contradiction here too. E c'è un'altra contraddizione. For some, the occupation was a matter of necessity. Per alcuni l'occupazione è stata una questione di necessità. They were either homeless, lost their homes, lost their jobs, needed the mutual aid of the occupation for their basic necessities. C'erano homeless, c'erano persone che avevano perso la casa e che avevano perso il lavoro, dunque avevano bisogno delle occupazioni proprio per necessità basilari. And for others, it was a matter of choice. E per altri era una questione di scelta. And they would leave the occupations to go to work, to continue to be in school, or do something else. Quindi lasciare le occupazioni per continuare ad andare a scuola, per lavorare, per fare altro. So in this division the media made a huge thing of this division. I media hanno sottolineato con insistenza questa divisione, presenting the homeless and disenfranchised members of the occupation as a necessary problem. presentando gli homeless che erano parte dell'occupazione come un problema. This is not true, Ma questo non è vero. but the occupations found themselves having to deal with the collapsing social structure of society. Perché il movimento ha fatto i conti, è cresciuto, ha fatto i conti direttamente con il collasso della dimensione sociale. In other words, they never thought they were going to be responsible for feeding, clothing, and sheltering people who had no choice. Non hanno mai pensato di doversi prendere cura delle persone, di far mangiare, far vestire, far dormire le persone che non avevano possibilità di farlo, che non avevano altra scelta. So this is one other contradiction, tension within occupation. E questa è un'altra contraddizione interna al movimento delle occupazioni.
But what's curious about this one is that both groups found themselves subject to the same police repression. Ma la cosa interessante è che questi due soggetti differenti si sono ritrovati ad essere accomunati ad essere l'oggetto della repressione della polizia. Many of the laws that were used against the occupations Molte delle leggi che sono state utilizzate contro le occupazioni were initially passed as ways of oppressing the homeless population of cities. sono inizialmente passate come leggi per controllare e opprimere la popolazione dei senza casa negli Stati Uniti. Laws that make it illegal to sleep outside Leggi che rendevano illegale dormire fuori per strada or to urinate outside. o di urinare per strada. These were laws passed against the homeless, but now they were being applied to the occupation as well. Leggi che erano state passate per appunto controllare gli homeless, ma che diventavano immediatamente forme di controllo sul movimento Occupy. I think this is important because one of the things that drove the Occupy movement and helped it expand Io penso che questo sia importante perché una delle cose che ha permesso di andare oltre il movimento Occupy e quindi il suo allargamento were the acts of police repression, sono stati gli atti di repressione da parte della polizia, initially in Wall Street in New York, inizialmente in Wall Street in New York and eventually in university in Davis and in Oakland. e nelle università in California, Davis e in Oakland. These images of police repression Questa immagine della repressione della polizia circulated on the è internet, circolata attraverso internet, functioned as a kind of political education, funzionando come un terreno di educazione politica, revealing for many the truly repressive nature of a state whose benevolence they took for granted. mostrando a tutti la dimensione di oppressione dello Stato, mostrandolo anche a quelli che non mai avrebbero pensato che lo Stato potesse raggiungere quei livelli di repressione e oppressione. And so I think this is important, this element of education is important, Io credo che questa questione della formazione è importante, because now I want to talk a little bit about the Occupy movement without the occupation. perché adesso vorrei parlare un attimo del movimento Occupy senza le occupazioni, Because the tensions I mentioned earlier perché le prime tensioni interne between the more reformist and more radical dimensions of Occupy tra le dimensioni più riformiste e più radicali interne a Occupy never really developed into contradictions, non si sono mai sviluppate in contraddizioni, partly because of the ethos of the camps themselves, da una parte per l'etica che era dentro la dimensione del campus, based on an idea of individual autonomy and heterogeneity of tactics, basata sulla dimensione dell'autonomia individuale e della eterogeneità delle tattiche. So someone advocating legal reforms and someone advocating communization of property could coexist, at least for a while. Quindi alcuni chiedevano riforme, altri chiedevano forme di cooperazione e nuove forme di vita. And we never found out how long because the camps were shut down. E questo non si è visto fino a che i campi non sono stati chiusi. So the Occupy still means many things to many people. Occupy ancora significa cose diverse per persone diverse, molte cose per molte persone. But now that it no longer has the physical space of solidarity, the physical space is very important to developing social solidarity, which is lacking in people's lives. E anche adesso che non c'è più uno spazio fisico in cui si può incrementare, si può sostenere le forme di solidarietà fra le persone. Lacking in lives and lacking in workplaces, right? The impossibility of occupying a factory because so many work in multiple places and worked in
in different places that don't allow them to develop solidarity with those who they work with. No, ho capito cosa voleva dire, provo a fare una sintesi perché mi sono perso un po' di pezzi. Quindi in qualche modo il movimento Occupy vorrebbe ricreare quelle forme di solidarietà che invece che erano tipiche dentro le fabbriche, dentro i posti di lavoro, che invece adesso sono andati persi dentro la nuova composizione del lavoro. This can be seen in the fact that the general strike organized in Oakland primarily shut down the port from the outside. It was not the workers in the port of Oakland that went on strike. It was the students, unemployed, other workers who came to the port and blockaded it from the outside, in solidarity with the workers. E questo può essere visto ad esempio nella chiusura del porto di Auckland, che è avvenuta non da parte dei lavoratori che stavano dentro il porto, ma da parte di studenti e altri lavoratori che venivano da fuori, quindi in solidarietà con i lavoratori del porto, ma comunque come delle forze che venivano dall'esterno. I think this reveals how much the subject of this movement is very dispersed and fragmented. E questo mostra come i soggetti di questo movimento sono molto dispersi e frammentati. And the occupations developed a kind of social solidarity that is unavailable at work, at school, and even through social media. E il movimento ha sviluppato forme di solidarietà che altrimenti erano impensabili dentro i posti di lavoro, nelle scuole e attraverso i media. And so the big question now is how to have the occupation, the Occupy movement without the occupation. Adesso la grande questione è come avere un movimento Occupy senza le occupazioni. Some have suggested that with the summer there would be a new round of occupations. Alcuni hanno suggerito, hanno detto che con l'estate potrà partire una nuova ondata di occupazioni. That has not happened. Ma questo non è successo. And it's really because of the mass, anytime anyone has attempted this, the police presence has been incredibly massive. E questo non è successo perché ogni volta che c'è stato un concentramento di persone la presenza della polizia è stata così massiva e invadente che l'ha reso impossibile. So an occupation is for the foreseeable future impossible. Per il prossimo futuro le occupazioni sono impossibili. Unless you have more numbers. Say again? Unless you have more people. Never mind, leave it aside. Ah, ok. A meno che non ci sia proprio un numero grandissimo di persone. Okay. And so it seems to me that events have continued to happen. There was a May Day in the U.S. organized by the Occupy Wall Street movements and organized by the various Occupy movements throughout the U.S., which was the largest May Day in 80 years. Ok, è il May Day che è stato organizzato attraverso gli Stati Uniti il primo di maggio, è stato il più grande May Day negli Stati Uniti negli ultimi 80 anni. But this was treated as a non-event by much of the media. Ma questo non è stato considerato un evento come dalla gran parte dei media. Which indicates that the Occupy movement has lost the brief support it had from the mainstream media in the US. Che mostrava come Occupy ha perso il supporto che aveva da parte dei media mainstream negli Stati Uniti. So it can no longer count on a sort of mediatized presence Che non possono più contare in un presente mediatizzato in which actions in one part of the country are seen by people in another part of the country. In cui le azioni di una parte della popolazione di una popolazione da una parte del paese possono essere viste dalla popolazione dall'altra parte del paese. Reinforcing their movement. Per rafforzare il movimento. Unless of course this is done through alternative media. E questo comunque sta passando attraverso i media alternativi. So the real threat is that this will become a self-defeating movement where every action is smaller, seems smaller,
further discouraging people from participating in the next action. La questione, diciamo, problematica sta diventando come portare le persone come riportare le persone dentro le occupazioni. And thus, I think the most important task for the Occupy movement now E il più importante obiettivo del movimento Occupy adesso is going back to the initial problem of the understanding of the relationship between capitalism and politics, or really understanding contemporary capitalism itself. è quello di ritornare alla questione principale, alla questione iniziale, cioè di comprendere i rapporti all'interno del capitalismo oggi, tra potere e capitalismo. Because these individual actions on debt, actions about foreclosures of homes, actions focusing on specific banks, etc., risk returning the movement back to the social fragmentation from whence it came. Perché le azioni individuali che possono riguardare il debito studentesco, il debito riguardo agli sfratti, ai pignoramenti delle case, il debito con le banche, eccetera, rischia di riportare il movimento all'interno di quella frammentazione sociale in cui si trovava prima delle occupazioni. And the only antidote to that, I think, is to theoretically connect the dots between various forms of debt and various forms of exploitation of social production and reproduction. E credo che l'unico modo per evitare questa frammentazione sia quello di ritornare teoricamente a ragionare su quello che è il nesso fra il debito e il sistema di sfruttamento capitalistico. And this is a difficult task given the long-standing ideology in the US to treat all social issues, debt, work, etc., as fundamentally individual issues of personal responsibility. E questa è una questione, diciamo, che riguarda più in generale tutto il sistema americano e anche le forme della politica, cioè di portare fuori dalla dimensione individuale le questioni che riguardano il debito, il lavoro, le questioni sociali, eccetera. And Occupy changed that by opening up a space for addressing social exploitation. E il movimento Occupy ha cambiato questa cosa perché ha aperto uno spazio per riferirsi a queste questioni in termini sociali, no? Social exploitation. Sfruttamento sociale. Yeah, it's an awkward term. I don't want to say inequality because that's too reformist. I want to draw the attention to the exploitation as it exists, not just the exploitation of labor, but the exploitation of the student, the transformation of all social relations into. Sì, con questa definizione di sfruttamento sociale vuole segnare una differenza fra ineguaglianza e le forme. Cioè non vuole parlare non vuole parlare di il termine ineguaglianza è un termine riformista per cui parla dello sfruttamento non solo in quanto sfruttamento del lavoro, ma più complessivamente sociale dello studenti, dei lavoratori. Sociale. Come adesso. Adesso abbia voluto dire che lo sfruttamento egualitario era un termine riformista. Lui vuole puntualizzare soprattutto il fatto che ora lo sfruttamento è secondo me cambiato e le forme attuali dello sfruttamento riguardano anche il lavoro, neanche più il lavoro, l'attività di uno studente, di un disoccupato, di chiunque. Quindi lo sfruttamento com'è ora, non come era considerato in termini riformisti nel recente passato, fino a poco tempo fa. No, ti riduci un po' perché è faticoso, quindi tagliamoci un po' di caldo. Oh, I'm almost done. But this question which just happened about terminology, I think, is very important because it's exactly what I'm
suggesting the Occupy movement no longer has common spaces, but it does need to develop a common vocabulary and common understanding of the role of capitalism, the role of debt within capitalism, the role of financial capitalism as a particular stage of capitalist exploitation. Ok, non è più un problema vorrebbe focalizzarsi sul fatto che non è più un problema di occupare degli spazi comuni, ma sarebbe più opportuno focalizzarsi su una terminologia, un lessico comune. E il movimento Occupy ha bisogno di una terminologia comune anche per contrastare questo sparpagliamento anche culturale. Because it's precisely this common language which will make it possible to connect the struggles over student debt, the struggles over mortgage debt, the struggles over precarity and vulnerability in the workplace, the struggles to roll back the collective bargaining rights of organized workers. La necessità di avere un linguaggio comune è fondamentale per riuscire a mettere in contatto quello che non lo è più, cioè lo sfruttamento del debito d'onore per gli studenti che si indebitano per studiare, lo sfruttamento dei lavoratori magari sindacalizzati che però non sono più in contatto con gli studenti e di tutte le altre forme di vita che sono state, non l'ha detto, parcellizzate, quindi non sono più in contatto tra loro e l'unica cosa che secondo lui può riunirle è un linguaggio comune. And this will make it possible to overcome the internal divisions, but also more importantly to connect the Occupy movement in the US with other occupations and other struggles against austerity in Canada, in Europe, in South America, etc. Un altro problema, un'altra difficoltà è di connettere i movimenti Occupy o comunque tutti i movimenti di lotta che sono presenti a parlare di Canada ma anche in Europa, quindi a passare anche a una transnazionalità. Because at this moment I feel we have a connection at the level of the image of the occupations, whether they be in squares, in universities, or in Wall Street, but the image of a shared tactic and a shared condition only goes so far. To move beyond that, one must have understanding of our shared situation of exploitation in contemporary capitalism. Perché per ora l'immagine di Occupy è legata all'immagine di quello che è successo all'Occupy Wall Street. L'idea invece, se ho capito bene, è quella di interconnettere con immagini comuni che possono essere legate allo sfruttamento, che è una cosa internazionale, cioè non è solo legata all'immagine di Occupy Wall Street. And so I just say that's why I'm very happy to be here to have this conversation about Occupy Wall Street with you. Questo è uno dei motivi per cui è molto felice di essere qua e parlare di Occupy Wall Street con noi. That's it. Qualcuno vuole intervenire? Anna? Io devo dire, dopo questo intervento anche